Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. Oggi andiamo avanti con il terzo episodio dedicato appunto a come iniziare a costruire un plastico e oggi è la puntata dedicata direttamente ai treni e ai marchi appunto di ferrovie, proprio dedicate solo ed esclusivamente a rotabili, e in qualcuno parleremo anche di binari. Vi ricordo che le marche che andremo a citare sono marche assolutamente commerciali, molto conosciute e che ovviamente ho voglia di farvi vedere solo per uno scopo appunto di passione e purtroppo nessun ritorno anche economico, quindi non sto sponsorizzando nessuno, semplicemente andrò a farvi vedere un elenco di marche in ordine alfabetico, in modo che andiamo per ordine, dove potete vedere quello che offre il panorama del modellismo ferroviario. Ovviamente io vi linkerò in descrizione i siti dei rispettivi marchi, poi dopo voi comunque potete semplicemente acquistare ovunque online o comunque dal vostro rivenditore di fiducia. Se dimenticherò qualche marchio magari mettetemelo nei commenti, ovviamente non scrivetemi Acme perché Acme non lo citerò. Raga, passiamo subito all'inizio di questo video, ma non dimenticate di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete, non scaricate ma condividete questo video nei vostri social inerenti o comunque nei vostri siti. Facciamo come abbiamo fatto appunto nello scorso video dei marchi di costruzioni per edifici ferroviari e insomma layout, anche qui in ordine alfabetico, e partiamo subito con Arnold. Arnold è una marca molto conosciuta nell'ambito del modellismo ferroviario, soprattutto per la scala N, fa veramente tante cose e fa anche i binari. È una marca che ovviamente fa parte di un sistema di gruppo insieme ad altre marche, adesso vi faccio capire il perché. È stata assorbita inizialmente da Orbi, poi ora stanno cambiando un sacco di cose. Quando io facevo il rivenditore questi marchi erano appunto gestiti unicamente dalla Orbi, quella americana, e anche da Orbi cinese, quindi un disastro unico d'insieme, però diciamo che i marchi sono ancora abbastanza interessanti e sono dei marchi che comunque continuano a produrre dei materiali, secondo il mio punto di vista, molto affidabili e veramente commerciali, nel senso che ci sono anche delle situazioni che possono essere prese in considerazione magari da chi vuole spendere qualcosa in meno. Comunque Arnold veramente offre tantissimo, soprattutto per la scala N. Ecco, a differenza dello scorso video che magari abbiamo un po' più dettagliato le cose, in questo video andrò un po' più veloce perché sono veramente tanti i marchi, ma come ho detto in precedenza poi faremo dei video dedicati per singolo marchio e andremo appunto a vedere poi nel dettaglio, perché se io adesso entrassi in ogni singolo dettaglio di ogni marca a farvi vedere i rotabili, a farvi vedere i binari eccetera eccetera, praticamente questo video potrebbe durare dalle 6 alle 8 ore, quindi preferisco invece darvi una panoramica generale dei marchi e poi dopo andiamo a fare i dettagli spiegando ogni minima cosa dei marchi per farvi capire appunto le differenze tra una marca e l'altra. Comunque l'Arnold sta facendo veramente tantissime cose, ci sono un sacco di novità che andremo ad approfondire nei prossimi video. Mettete nei commenti qua sotto da quale marchio volete che inizio. Detto questo, passiamo subito alla prossima marca, che è la Earthern, che è una marca americana, comunque Earthern, chiamatela come volete, gli americani la chiamano così, ed è una marca che fa prettamente modellismo americano, quindi fa tutti i prodotti per gli amanti dello scenario americano, fa veramente tantissima roba in scala H0 e anche in scala N. Offre veramente un parco macchine infinito di appunto macchine americane e fa veramente delle cose molto dettagliate. In questo caso l'Earthern fa anche una linea un po' più dedicata a quelli che appunto necessitano di maggiori dettagli, agli appassionati, a quelli che veramente amano le particolarità, ed è la linea Earthern Genesis che fa veramente delle cose di un livello superiore. Americana è anche la Beckman Train, che amo tantissimo perché è stata una delle mie prime marche quando ho cominciato ad appassionarmi alle ferrovie americane. Fanno veramente tanto e fanno parecchie scale. Anche qui ci sono vari marchi che appartengono alla Beckman, ma comunque la Beckman rappresenta il punto centrale di riferimento dei treni americani. Fanno tantissimo materiale digitale anche molto economico, addirittura la Beckman, ragazzi, ha delle locomotive da 50-60 dollari, molto interessanti, che andremo ad approfondire sicuramente. Torniamo in Germania e abbiamo la Bemo. La Bemo è una bellissima marca, io la rivendevo ai miei tempi quando avevo il negozio, ed è una marca che offre veramente un grande parco macchine, soprattutto svizzere,
e soprattutto scala H0E per quelli che amano lo scartamento ridotto, quindi treni da montagna, eccetera eccetera. E come dicevo appunto è molto specializzata nell'H0E e nell'H0M. Se non sapete che cosa significa, magari farò un video dedicato anche per parlare appunto di scale, eccetera eccetera. Infatti qualcuno nei commenti degli scorsi video mi ha chiesto di rifare quei video che avevo rimosso, dove si parlava appunto di differenze di scale, di come calcolare la velocità dei treni in scala reale, quindi dalla scala reale allo scartamento, quindi capire come mantenere una giusta andatura del treno, o un giusto andamento. Adesso i più esperti di grammatica potranno correggermi. Comunque la Bemo, secondo me, io vi sto facendo vedere un parco generale di marche, ma raga, quelle che vi sto suggerendo vi posso garantire che è qualità. Sono tutti marchi che vi sto facendo vedere, sono tutti marchi che io ho trattato nei momenti in cui mi occupavo di commercio, e vi posso garantire che quello che vi faccio vedere in questo canale è solo qualità. Non vi faccio vedere, insomma, immondizia, non ve la faccio vedere, ecco. Passiamo a un'altra marca bestiale, una delle più grandi marche tedesche, dove fanno veramente dei treni di altissimo livello con un costo veramente molto elevato, ed è la Brava, che fa dei treni prettamente tedeschi, ma fa delle cose qualitativamente spaventose, a partire dai carri e a finire ovviamente dalle locomotive a vapore, diesel e elettriche, con un dettaglio super veramente straordinario. È specializzata in 2-3 scale, H0, 0 e N, ma soprattutto l'H0 è quella che offre veramente un parco macchine devastante. Raga, vi posso garantire che i prezzi sono alti, fanno sia corrente continua che corrente alternata. I prezzi sono molto alti, ma i dettagli lo vedremo magari quando andremo ad affrontare un video esclusivo di questa marca. Vi posso garantire che sono veramente alti. Io quando trattavo la Brava facevo fatica a venderla, ma quando vendevo un pezzo Brava vedevo che stavo vendendo veramente la qualità, e non è mai tornato nessuno indietro a lamentarsi di niente. Della stessa serie ex Orbi fa parte anche questa azienda che si chiama Electrotren. È un'aziendina che fa dei trenini abbastanza abbordabili, molto carini, di vario genere. Credo sia un'azienda spagnola e non è male, è un po' simile alla Lima, quindi Lima, quella di oggi, quindi la Lima Expert, fa veramente delle cosine abbastanza carine, soprattutto della linea Renfe, quindi fa veramente tanto materiale che andremo ad approfondire se vi piace questo genere di ferrovie, e andremo a vedere anche le novità del 2023, quindi affronteremo in quest'anno tutti questi marchi che vi sto citando, andando a guardare nei dettagli quello che offrono sia del parco macchine che ed eventuali accessori che possono essere ad utilizzo digitale oppure anche di armamento, quindi binari e via discorrendo. Andiamo a Fleischmann, torniamo in Germania. Fleischmann ovviamente la conoscete, chi non la conosce, una delle più grandi marche tedesche, qualità altissima, prezzo abbordabile per tutti. È una marca che secondo me farà veramente la differenza, perché offre veramente tantissime cose, oltre ai treni in scala H0 anche molto N, e il Fleischmann piccolo, quindi anche una vasta gamma di binari e di geometria di binari. La Fleischmann fa veramente tante cose, mi è scappato Rocco perché comunque sono ormai insieme, ma vi posso garantire che i prodotti Fleischmann sono veramente molto belli. Hanno dei prezzi un po' aperti a tutti, c'è la fascia alta e la fascia anche un po' più bassa per chi magari vuole spendere meno. Fanno un sacco di star set, quindi veramente ve la consiglio tantissimo. Passiamo a quest'altra marca che è la Kato. È una marca giapponese di altissimo livello, di buon livello anche, direi che fanno delle cose veramente eccezionali e fanno veramente tantissimo materiale rotabile e soprattutto anche binari con massicciata già pronta e tantissimo materiale di tecnologia avanzata, tra cui appunto il mondo del digitale. Offre veramente un pacchetto differente dal nostro europeo, con delle situazioni particolari che andremo ad approfondire perché sono molto interessanti, un po' come gli americani, ecco. Quindi la Kato è una di quelle marche da prendere in considerazione, specialmente se volete fare la scala N, perché trovate tante possibilità che magari alcuni marchi europei non vi fanno vedere. LGB, torniamo in Germania. La LGB è una marca che tratta prettamente scala G, la scala da giardino, ecco, fanno i treni per quegli appassionati, che in Italia ce ne sono forse veramente pochi, si contano su una mano, ma comunque fa veramente un botto di cose dedicate solo ed esclusivamente ai treni da giardino. La marca è praticamente appartenente al circuito Märklin o Märklin, e ragazzi, locomotive LGB, scusate, con dei prezzi dai 400 ai 1200 euro, con altissima qualità. Ci sono anche in digitale, fanno delle cose veramente fatte bene, dettagliate. Io
ho avuto modo di rivendere questo marchio e mi sono trovato sempre bene. Ho sempre invidiato coloro che hanno le ville per poter fare questo, diciamo, tipo di plastico, o meglio di tracciato ferroviario in scala G, cosa che farò quando prenderò la mia casa indipendente. Sicuramente nel mio giardino non mancheranno i treni in scala G. Passiamo a Lilliput. Lilliput è uno di quei marchi poco conosciuti in Italia, ma molto forte in Germania. Ha un dettaglio molto pregiato, prezzo abbastanza alto e fanno delle cose abbastanza carine. Ora loro non hanno il loro catalogo perché è stata assorbita, credo, ultimamente da qualche altro marchio, e quindi non so ancora darvi delle informazioni in merito perché qualcosa deve essere cambiato. Comunque non saprei, mi devo informare quando andremo a prenderla in considerazione, andremo a capire che cosa sta succedendo alla Lilliput, perché non c'è più sito ufficiale, però la Lilliput, almeno ai miei tempi, faceva del materiale molto particolare, simile a Bemo e simile anche a Tillig, quindi delle cose molto eccezionali. Non ho tanto da farvi vedere, però comunque quando andremo nel dettaglio capiremo che fine ha fatto la Lilliput. Lima. Andiamo a vedere Lima, che fa parte sempre di questo gruppo di aziende incluse in un unico catalogo, e la Lima oggi è la Lima Expert, sta facendo ovviamente delle cose molto carine. L'ho sempre detto questa cosa, io non sono mai stato un amante della Lima dei tempi che furono, ma la Lima Expert di oggi sta proponendo al mercato delle situazioni un po' più dettagliate, anzi direi molto dettagliate, e con un prezzo abbastanza alto anche in questo caso. Però vi posso garantire che secondo me la qualità di Lima di adesso è veramente lontana anni luce da Lima di una volta, quindi molto migliorata. Non credo siano gli stessi stampi, però sicuramente c'è qualcosa di diverso adesso e molto consigliata. Marklin oppure Märklin, stiamo parlando dell'azienda, secondo me, per quanto riguarda il sistema di corrente alternata, è ovviamente il top di gamma delle marche tedesche, sempre stata tra le più conosciute e rinomate, offre veramente tanto. La Märklin fa la scala H0, fa la scala Z e la scala 1, offre veramente un pacchetto enorme, tutto in corrente alternata, e la sua cugina o comunque sorella che è appunto Trix, che vi permette di avere più o meno la linea Märklin ma in corrente continua. E la Trix offre la scala appunto H0 e nella mini Trix abbiamo la scala N. Veramente un parco macchine abbastanza vasto, c'è tanta roba, anche qui andremo ad approfondire. I sistemi di controlli sono molto simili tra loro, tra Trix e Märklin, anche il sistema di binari, ma di questo ne parleremo più avanti. Pico, ragazzi, una marca che a mio parere nei tempi in cui io stavo per chiudere il mio vecchio negozio è stata quella che ha fatto uno sviluppo enorme e ha surclassato un sacco di aziende tedesche e ha fatto veramente grandi passi. È un'azienda che offre 4 tipi di scale, tra cui la scala G, molto simile ad LGB, la scala H0, la TT e anche la scala N. Di N fa veramente poco e anche di TT, ma di scala H0 c'è veramente un'infinità di cose, fa veramente delle cose eccezionali. La qualità Pico è distribuita in 3 diversità di possibilità di acquisto. C'è la Pico Expert, la Pico Classic e la Pico tradizionale, che appunto vi offre dei pacchetti con dei prezzi accessibili a tutto, quindi degli star set anche da 60 euro, 50 euro, dei treni da spendere veramente poco. E poi ci sono delle cose di qualità molto alta nella Pico Expert, dove vi offrono locomotive che sono allo stesso livello di Flashman e tante altre marche tedesche. Rivarossi, la Rivarossi non è più la Rivarossi di una volta, è quella che oggi è stata assorbita dalla ex Hornby, che fa parte sempre di quel pacchetto che vi dicevo prima tra Arnold, Lima, Joef, eccetera. Offre veramente anche la Rivarossi tante opportunità di mercato, prezzi secondo me per quanto riguarda la qualità dei treni troppo alti in questo caso, perché siamo comunque un po' fuori mercato. Questa è un'unica marca che vi faccio vedere lo stesso, ma che secondo me non è proprio il top in questo momento per quanto riguarda questa linea, però potevano fare di meglio. Roco è un'azienda, anche questa austriaca, però è stata assorbita da Flashman, almeno negli ultimi tempi era così, si sono messi insieme, fa delle cose eccezionali, qualitativamente adatte a tutti. Anche in questo caso Roco offre un parco macchine non indifferente di scala H0 e soprattutto, ragazzi, la Roco fa veramente tantissimo materiale dal punto di vista dei binari, perché fa veramente tanta roba di binari e ha una geometria immensa, quindi la geometria Roco è quasi imbattibile, se non forse l'unica che potrebbe competere con Roco è Tillig, che sicuramente offre una geometria superiore di binari e anche di qualità. Però raga, veramente Roco
ve la consiglio tantissimo, ma chi è che non la conosce? La conoscono tutti. E infatti chiudo con Tillig, proprio per farvi vedere che la Tillig ha un sito che fa schifo, a differenza invece della qualità dei treni che offre, che sono veramente, Tillig fa tantissimo scala TT, ma anche H0 con delle geometrie di binari spaventose, e di questo ne affronteremo sicuramente, è un tema da affrontare perché se la gioca con Peco e non Pico, a livello di geometria, a livello di qualità dei binari, per tanti aspetti. Di quello dovremo parlarne tanto, sia dal punto di vista della conduzione dei binari, ma soprattutto quello che conta tanto ai giorni d'oggi è la geometria dei binari che offrono queste due aziende. Bene, penso di aver concluso. Oggi sono andato più veloce a differenza del video dell'altra volta, perché ho detto è inutile stare lì a fare vedere proprio tutto, perché secondo me potrebbe diventare noioso, e allora ho pensato di darvi intanto una visione di quello che è i marchi più importanti, più conosciuti e diciamo anche più adeguati a un mercato europeo e anche mondiale nel caso degli americani. Però ragazzi, dobbiamo poi andare a approfondire quelli che sono appunto il singolo marchio, perché ovviamente ogni marca, non c'è una questione di competizione tra un'azienda e l'altra, ma ogni marchio offre delle differenze, soprattutto di dettagli, soprattutto magari anche di accessoristica a disposizione di quella categoria, che vi permette veramente di divertirvi tantissimo. Quindi andremo dettagliatamente a lavorare su ogni singolo marchio per vedere che cosa offre dal punto di vista dei rotabili, ma soprattutto anche dei binari e degli accessori. Tante cose magari appunto non vengono presentate in Italia perché non si conoscono, ma posso garantirvi che tante persone non conoscono interamente i cataloghi, specialmente Flashman e Roco, che offrono un catalogo immenso degli accessori, soprattutto di elettronica, che tante persone effettivamente non conoscono neanche il motivo dell'esistenza di un eventuale accessorio digitale, che non sanno perché c'è, che cosa serve, per come si usa, eccetera eccetera. Quindi approfitteremo di questa cosa per andare a dettagliare questa cosa. Per quelli che mi hanno chiesto quando ricominci con i lavori sul plastico, la mia risposta è ricomincio ad aprile, perché ragazzi ho tante cose da fare in questo momento, devo sistemare questo plastico di Daniel perché lo devo cercare di terminare, anche perché a breve cambierò casa e quindi vorrei evitare di portarmelo nell'altra casa e magari cercare di finirlo per quest'anno. Quindi dovrò finirlo, ricomincerò in primavera inoltrata perché nel garage fa veramente freddo, e riprenderò nel periodo in cui le temperature saranno accessibili, cercando di finirlo prima che arrivi poi il caldo torrido che appunto ci fa diventare questo garage un forno. Sconsiglio a quelli che vogliono costruire plastici di farlo nel garage, specialmente se il garage è esposto appunto al sole come il mio. Fatta differenza invece di quei garage che sono sotto i palazzi, quelli sono i migliori proprio per il fatto che non subiscono queste alterazioni termiche in maniera spropositata. Il mio, essendo un garage, proprio garage, che ha il tetto direttamente sopra, quando gli batte il sole muori, quando fa freddo muori, quindi si muore sempre. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, chiudiamo l'ultimo video tra i prossimi giorni, concluderemo l'episodio con l'ultima serie dedicata appunto alla scala, all'ambientazione e alle epoche, e con quello finisce questa serie. Poi cominceremo con appunto la presentazione dei singoli marchi e poi ovviamente andremo avanti con anche le reaction dei plastici ferroviari e soprattutto alla lavorazione dei plastici. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, like, iscrizione, condivisione e un abbraccio. Ciao!